Ciao ragazzi, dopo tanti anni è arrivato finalmente il momento di fare un video per spiegare tecnica, ma soprattutto storia del nuovo movimento che ho caricato, ossia il famosissimo Ares. E come avevo appunto scritto nella descrizione del video su Instagram, voglio fare questo video perché secondo me in questo caso il movimento è particolare, è proprio una cosa diversa, quindi non è una variante a una mano o cose simili, quindi secondo me va spiegato e va spiegato secondo me tutto il percorso che c'è stato dietro. Allora, premetto che il discorso Ares va avanti da molti anni. Mi ricordo che era l'estate del 2012 quando volevo iniziare ad allenare Festo e semplicemente, avete visto, io comunque penso sempre a movimenti nuovi, insomma, lascio parecchio viaggiare la fantasia. Mi sono detto, ma perché l'Efesto si fa solo dietro la schiena e non si fa anche frontalmente? Alla fine il braccio da così possiamo anche girarlo in avanti. Questo anche perché facevo sempre, mi ricordo, i close grip dip, che all'epoca andavano molto, e quindi mi sono sempre detto, ma se uno scende sempre di più, teoricamente arriva a braccia tese. E vedevo anche che in quel periodo, già in quel periodo, qualcuno appunto cercava da questa posizione di dip di scendere un pezzettino e tornava su, ma mai nessuno che andava a braccia tese. Unendo le due cose ho detto, beh, allora se volessi fare un efesto frontale, il movimento andrebbe a finire in quello che poi appunto è diventato l'Ares, ossia in poche parole un curl frontale in cui io vado a trazionarmi, ad eseguire proprio, anzi trazionare è una parola sbagliata, ad eseguire un curl in questo modo. Utilizzo, premetto, la presa stretta perché è la presa sia più naturale che più facile a livello di mobilità. Da questa posizione vado a far salire i gomiti, apro e mando verso l'alto i gomiti, chiudo e mi spingo su. Quindi è molto diverso da un muscle up lento, per dire in presa 7, in cui i gomiti restano bassi e vanno dietro, ok? In questo caso invece i gomiti vanno in alto ed è tutto un curl di bicipite come quando facciamo Efesto. Presa larga, fondamentalmente la larghezza spalle sarebbe così. Se vedete, perché se mi girate la testa, questa è la posizione, diciamo, finale di un Efesto fondamentalmente. La differenza qual è? L'enorme differenza a livello di difficoltà è che in questa posizione lavorano molti meno muscoli, mentre in Efesto abbiamo appunto un lavoro maggiore anche del petto, delle spalle. In questa posizione lavorano fondamentalmente tantissimo i bicipiti e gli avambracci. Quindi che cosa è successo? Io mi sono messo appunto ad allenare questo movimento nel mentre che portavo avanti Efesto. Efesto l'ho presi dopo 6 mesi di allenamento. Ogni tanto vi prometto, guardo le note che mi sono fatto se non mi scordo qualcosa, come sempre. E il nome Ares, appunto, altra cosa, perché il nome Ares? Semplicemente perché appunto è un Efesto frontale, quindi c'erano altri nomi di divinità da utilizzare e io appunto scelsi Ares per la versione frontale. Vi premetto che ci sono anche delle evoluzioni ovviamente di questo movimento, dato che è un nuovo tipo di, proprio un nuovo tipo di movimento, è un curl frontale fondamentalmente, quindi come si può fare in verticale, si può fare in orizzontale, in altri modi, insomma ci sono tantissime varianti, apre proprio un mondo nuovo e ovviamente quindi ci saranno nomi di divinità anche per le esecuzioni, diciamo, future fondamentalmente, che sono tutti nomi decisi, scelti da me, diciamo, anni e anni fa, quindi comunque ormai ci sono affezionato, so che userò quelle. Come detto appunto, poi nel corso degli anni ho continuato appunto ad allenarlo, ma la differenza appunto rispetto a un efesto normale era proprio enorme. La base di questo movimento è anche la velocità di esecuzione. Per essere un vero e proprio Ares, non essere un muscle up, mani unite, gomiti larghi, è importante appunto che l'esecuzione sia lenta e controllata. E questo rende l'esecuzione molto più difficile, perché sono gli avambracci che devono avere una forza enorme per poter generare un perno nella fase centrale. Infatti il punto critico di questo esercizio è proprio la fase centrale, perché lo sblocco, mentre per dire in Efesto può essere problematico partire, lo sblocco non è molto difficile in realtà. Io mi ricordo che anni fa andavano dei tipi di trazione chiamati phone pull up, in cui bisognava trazionare così. Diciamo che è una cosa simile, ma con false grip e il gomito non proprio in fuori, ma anche un po' verso dietro, no? Lo sblocco comunque non è un problema. Anche fare dei piccoli pezzetti dall'alto si può fare. La parte veramente difficile
e la parte centrale, in cui appunto bisogna passare da così a far salire fondamentalmente il gomito sopra. Nel corso degli anni ci sono stati dei momenti in cui, per dire, mi ricordo nel 2014 feci quello che io considerai il mio primo Ares alla sbarra, ma c'erano delle semplificazioni che, vi devo dire la verità, io come sapete non sono pignolo sulla tecnica di esecuzione degli esercizi, perché mi sono accorto che quando uno fa una cosa fatta poco bene, poi la pratica la fa meglio, o che magari la semplificazione, come può essere magari un keep da una parte, non toglie così tanto. Questo, devo dire la verità, è l'unico esercizio in cui non la penso così. È l'unico esercizio in cui penso che ogni dettaglio cambi il mondo, ed è fondamentalmente anche questo è stato anche questo il motivo che mi ha portato ad allenarlo per così tanto tempo, nel senso che allenarlo un po' come veniva, del tipo lo slancio, lo zavorro, lo faccio un po' più di ripetizioni sporche, non portava da nessuna parte. Quindi mi ricordo nel 2014 ero convinto di aver fatto il primo, perché c'erano alcune semplificazioni che pensavo di togliere. Uno, la sbarra cicciona, dico, c'era un po' più appoggio. Poi che feci il primo pezzo, nel mentre staccai, misi la false grip e continuai, e un piccolo slancio. Non era molto distante, se ci basiamo sugli elastici che utilizzavo, dall'esecuzione vera. Ma cosa succedeva? Che con quel piccolo slancio, con quel piccolo stacco di mano e quel piccolo slancio, andavo a saltare fondamentalmente la parte più difficile, che è proprio il nucleo dell'esercizio. E semplificarsi quella vuol dire togliere il lavoro, o gran parte del lavoro, dall'avambraccio, che è la catena debole, se appunto non consideriamo, se avete già i bicipiti abbastanza forti. Per non parlare appunto della sbarra cicciona che dava più appoggio. Sono passati gli anni, nel corso degli anni sono riuscito a farlo su sbarra fina, senza staccare la mano, ma l'esecuzione comunque era sempre un po' veloce, c'era sempre qualcosa che andava a togliere dal lavoro di perno dell'avambraccio fondamentalmente, nonostante io fossi arrivato veramente alle ultime assistenze con gli elastici quelli fini, c'era sempre qualcosa che mancava. Mi ricordo anche quando lo allenavo appunto i primi anni, sembrava qualcosa appunto, come dicevano anche i miei amici, di asintotico, nel senso sembrava una cosa che per quanto mi ci potessi avvicinare non arrivava mai. E questa cosa nel corso del tempo è diventata un po' un complesso, nel senso anche a livello di motivazione, cioè vi allenate, arrivate vicinissimi a una cosa, non la fate mai, mentalmente la iniziate a mollare, quindi anche se la continuate ad allenare magari regredite. Quindi è stato, considerate, anche quando dormivo, sognavo, nei sogni non riuscivo a farlo o non lo facevo bene, cioè per farvi capire a che livello di complesso era arrivata insomma la cosa. E quindi nel corso degli anni è stato tutto lo alleno, arrivo vicinissimo, ce la sto per fare, manca pochissimo, però non ce la faccio, magari è troppo difficile, regredisco, regredendo mi demotivo, e quindi si era creato questo loop fondamentalmente infinito. Siccome sono dei muscoli che lavorano in una posizione comunque innaturale, e sono dei muscoli, se appunto facciamo riferimento all'avambraccio, su cui il carico al un leggero aumentare si sente gravare moltissimo, non so se avete fatto, per dire, a volte esercizi coi kettlebell per il polso, cioè se aumentate di poco anche la differenza è enorme. Quindi cosa succede? Che uno magari lo allena pochissimo, lo prova, c'ha un'ottima mobilità, sta già all'elastico leggero, ma poi per scalare all'elastico ultra leggero diventa praticamente impossibile. All'ultra leggero siete praticamente arrivati, ma fa comunque differenza. L'anno scorso ho iniziato ad approcciare i bicep frontale pull up, bicep frontale, tutti insomma quell'ambito di movimenti che sono relativi all'Ares, ma sono tutti mezzi movimenti in cui vado a rafforzare la parte iniziale, che sicuramente già è difficile da fare, per dire, col corpo orizzontale appunto, ma non è comunque il movimento completo, era semplicemente un'altra strada che avevo provato anche a livello mentale per cercare appunto di rimotivarmi. Comunque erano appunto sempre elementi difficili, ma l'obiettivo principale era sicuramente l'esecuzione a braccia tese. Sulla sbarra sicuramente molto difficile, agli anelli è veramente una cosa, credetemi, disumana. Io, come avete visto, l'ho postato agli anelli, ma ho usato le fascette, ed questa è stata la grandissima svolta, il grande passo avanti che ho fatto, che mi ha permesso, cioè è stato questa la svolta appunto che mi ha permesso, diciamo, di fare un passo avanti in questo elemento. Perché? Perché appunto io brancolavo in una situazione un po' di stallo, di miglioramenti magari sul submassimale, mai nell'esercizio in sé. Le fascette
hanno aperto un po' una porta nuova, non solo appunto in questo elemento come in altri, come avete visto ne festa una mano, ma solo lento, perché tolgono del carico dalla presa. Togliendo del carico dalla presa, che cosa succede? Che l'esercizio comunque lo fai te, anzi è anche una bella forzatura la fascetta, perché la fascetta man mano che sali si stacca sempre di più, quindi è come se ti spingesse in un mondo che ti appartiene o non ti appartiene, insomma ti fa andare proprio al massimo. Però allo stesso tempo è stato quel poco in più che mi ha permesso di prendere una boccata d'aria, di cambiare stimoli e di riuscire a farlo, permettendomi di allenare molto i bicipiti con quella tecnica, facendo comunque lavorare gli avambracci, perché sì, magari c'è meno carico ma l'avambraccio lavora comunque. E facendo così mi sono mosso, quindi sono riuscito anche un po' a zavorrarlo, e comunque voglio dire, fare un movimento con una fascetta è una semplificazione se vediamo l'esecuzione nuda e cruda fondamentalmente, ma comunque l'esercizio lo fai tu, senti che lo stai facendo te, è un'altra cosa, insomma, è veramente un'altra cosa a livello mentale. Quindi io sicuramente ora come ora terrò questo come allenamento principale, ossia la versione agli anelli con fascette, zavorrate, cose varie. Senza le fascette agli anelli veramente è proprio una cosa a cui non posso neanche pensare, vi assicuro. Penso sinceramente che agli anelli senza fascette sia più difficile del muscle up a una mano lento agli anelli senza fascette, perché veramente è una cosa abominevole a livello degli avambracci. Quindi fondamentalmente è questo quello che vi volevo spiegare la storia, appunto quanti anni ci sono stato dietro mollando e rimollando, la base dell'esercizio che appunto è un curl di bicipite, quali sono le difficoltà, tutto quello insomma che ho fatto in questi anni, un pochetto per spiegarvi il succo diciamo della questione, come sto facendo fondamentalmente per tutti gli esercizi nuovi che faccio. Mi interessa innanzitutto presentarli, ok? Cioè mostrare qual è l'esercizio e poi magari appunto migliorarlo, togliere le fascette pian piano. Però intanto questo video che ho pubblicato aveva la funzione fondamentalmente sia a livello personale, diciamo, di riconoscere tutto quello che è stato il mio lavorarci sopra in questi anni, senza nulla togliere che sicuramente sono passati più anni di quelli che fondamentalmente sicuramente erano necessari, perché ripeto c'è stato un ciclo di demotivazione e motivazione, ma questo è un altro discorso fondamentalmente. Quindi era quello, insomma, il dire ho qualcosa, eccolo qua, e di far vedere appunto qual è diciamo l'esercizio nella sua forma base. Così c'è un video a cui fa riferimento, come c'è il video appunto del muscle up a una mano, delle feste a un braccio e cose varie. Queste sono le forme base su cui poi si andrà a lavorare. Vi dico, se volete allenarlo, provarlo, andate molto cauti assolutamente, perché richiede moltissima mobilità nel fare questo movimento, quindi se siete agli inizi allenate soprattutto i close grip dip, non bruciate le tappe. E niente, ci vediamo al prossimo video.